E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel video consueto di risposta ai vostri commenti del giorno dopo Venezia-Verona che purtroppo è finita 1-1, purtroppo perché comunque eravamo in vantaggio e se l'avessimo gestita un po' meglio oggi eravamo qua tutti contenti a parlare di una Mh, vittoria, per chi dice che magari fate post partita così un po' tristi. Se vinciamo no, magari, cioè, infatti. nel senso godrei anch'io a vincere, però purtroppo le cose vanno come vanno e soprattutto dopo ieri che comunque bastava poco, la vittoria la potevi portare a casa in uno scontro diretto, sempre i soliti discorsi, quindi adesso vado a leggere quello che avete scritto voi, giustamente, perché noi abbiamo parlato fin troppo e appunto poi rispondiamo e diciamo la nostra su quel che avete scritto però voi. Stavo pensando in settimana di fare un video, non so se è un video unico o tanti video, nel senso giocatore per giocatore, dove vado ad analizzare appunto i nuovi arrivati, quelli che arriveranno, quelli che sono in procinto di arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, vado ad analizzarli tramite visione di video e poi analisi dei dati, di alcuni dati che vado a trovarmi su Sofascore, dei giocatori che arriveranno. L'ho già fatto per Condé, non l'ho fatto per Zerbin, però posso farlo volentieri, però appunto sarà un video che farò per gli abbonati, giustamente ci sostengono e quindi se volete vederlo basta abbonarsi, costa 1,99 €, quindi veramente una cavolata e a noi ci aiuta tantissimo al di là del video che faremo comunque, ci aiuta tanto per sostenerci e ci fareste veramente un grosso favore. Prima di iniziare vi chiediamo se volete di iscrivervi al canale, sempre per sostenerci, questo in modo gratuito, e di lasciare un like alla fine del video se vi è piaciuto, ma anche adesso sulla fiducia, e attivare la campanella e lasciare un commento sulla vostra opinione perché ci interessa molto. Ah, e per chi vuole, sto mettendo un sacco di storie su Instagram relative al mercato, perché riporto quello che ho scritto soprattutto su X, dove è la piazza del Mh, calciomercato alla fine, dove tutti gli esperti di calciomercato mettono le proprie news, e riporto tutte quelle sul Venezia, e lì insomma sto facendo praticamente un raccoglitore nelle storie per rimanere sempre aggiornati, così poi non vi perdete nulla, ecco. esatto, quindi se volete potete anche seguirci lì, così non vi perdete nulla, appunto. Eh sì, eh sì. Andiamo subito a leggere i vostri commenti. Partiamo da Sette Ode che scrive: Troppi punti buttati, soprattutto nella prima parte di campionato. Adesso devi giocare con l'acqua alla gola e diventa durissimo, se non impossibile. Se non vinci, diversi scontri diretti, perché la squadra molto di più non può dare. Credo che Sciomuro sia più adatto al gioco di Francesco, ma ormai sono passate troppe giornate. Adesso una marcia da salvezza come quella che stai tenendo nelle ultime partite non è più sufficiente per evitare la retrocessione a causa del ritardo accumulato sulla quart'ultima. Occorrerebbe un ritmo almeno da media classifica che questa squadra, almeno di miracoli, non può tenere. Serie B al 70-80% ci vorrebbe giusto un altro Recopa per salvarsi. Eh sì, magari. Devono essere 11 Recopa fino alla Sì. fine, perché adesso diventa veramente, veramente tosta. Purtroppo è vero che paghiamo non tanto il percorso che stiamo facendo adesso, perché alla fine cos'è? Abbiamo perso contro lo Inter, ma ci sta, cioè, Sì, va esatto. benissimo. E te la sei anche Contro giocata. appunto, abbiamo perso anche contro il Napoli ultimamente, però le altre partite o sono finite in pareggio o, con una vittoria. Eh sì, però Quindi è l'inizio, è cavolo. quello il problema, perché Di Francesco ha avuto Eh, bisogno di tanto tempo per capire come girasse la squadra, i giocatori, e quindi abbiamo perso veramente tanti punti all'inizio che ora stiamo pagando. peccato, peccato perché veramente con un altro ritmo, anche all'inizio, ci sta Mh, magari un po' di un periodo di ambientamento sia per l'allenatore che per i giocatori, no? Devi capire, per carità, tutte le squadre hanno questi problemi all'inizio del campionato certo. e ci sta, no? Però magari qualche punto in più all'inizio, qua e là, qualche scontro diretto in più che adesso saranno fondamentali ed è lì che dobbiamo concentrarci nei discorsi per dire cioè, queste dobbiamo vincere, cioè, Genoa-Venezia, tutte quelle partite lì Esatto. saranno fondamentali. Lasciamo stare, sì, la Juve, l'Inter, il Milan, ce la giocheremo, sarà bello giocarci contro, però calma, cioè, guardiamo alle prestazioni contro i nostri rivali per la salvezza, perché se facciamo tanto bene contro le grandi, ma poi sbraghiamo contro le piccole, siamo da punto da capo, cioè me ne frego del fatto che abbiamo giocato bene con Inter, Juve, Napoli, Milan, tutte Mh. quelle lì, Atalanta. Sarà importante fare un percorso più netto possibile, perché netto, far vincerli tutti i scontri diretti è difficile, per carità, però vincere è il più possibile, e vincere non come hai fatto nel girone d'andata dove le hai lasciato punti su punti.
mi dispiace dirlo. Esatto, e sul punto di Shomurodov io sono d'accordo perché è Mm. un giocatore molto diverso da Poyampalo, più mobile e potrebbe poter fare al caso di Di Francesco molto di più rispetto a Poyampalo che abbiamo visto finora. Sì, no, vediamo adesso appunto sui nuovi arrivi in attacco. C'è un gran parlare non solo di Shomurodov, che adesso vediamo se sarà lui l'iniziato per essere il sostituto di Poyampalo a questo punto. Si è parlato anche di altri nomi che adesso non mi vengono. Comunque, vabbè, si è parlato anche di Balotelli, ma più che altro c'è il suo agente che ha offerto Balotelli, credo anche A all'Empoli e a tutti. noi. Sì, vabbè, perché comunque è in rotta col Genoa, quindi vediamoli. E staremo a vedere. I prossimi giorni sono caldissimi, anche perché il mercato finisce tipo il 2 febbraio, mi Sì, pare. Quindi in questi giorni qua si devono chiudere le robe. comunque manca Abbiamo poco. fretta anche. Esatto, manca poco e abbiamo bisogno di parecchi giocatori in realtà, non so se riusciranno a prenderli tutti. E bisogna anche vedere che magari Gitker parte e ti tocca fare Eh, un'altra di punta, una punta alternativa. E allora sì. lì probabilmente, non so, Mario Balotelli ti esce fuori, però so che a tanti non piace, cioè non piace per niente, però per me rimane una soluzione valida almeno come sostituto. Poi sicuramente è da recuperare, bisogna vedere quanto prende di ingaggio, cosa. Però rimane un mio vezzo, non so, lasciatemelo poi se non siete d'accordo. Lucio Vettore ci ha scritto: Beh, direi che per fortuna le altre hanno perso. Aggrava ultimamente l'ennesimo fallimento visto sul campo. Pesavano il doppio, ma la sensazione fin dal primo minuto è che fossero loro a dover vincere per forza. Male malissimo. Questo non è un giocare con accortezza, ma aver paura folle dell'avversario. Non si è visto nemmeno un contropiede in una partita di quasi totale difesa in casa. Manca tutto, la classifica non condanna ancora, ma la strada è fin troppo tracciata. Retrocessione. Beh, è sicuramente un po' negativo, però non posso neanche dirti che sei troppo negativo, perché alla Eh, fine sì, dovevamo fare una giornata dove hanno un po' tutte fallito fondamentalmente, quelle sopra di noi, al di là dello scontro diretto Genoa-Monza, che una delle due vince, il Genoa ha vinto e il Monza ha perso, quindi rimane lì, il esatto. Genoa si allontana un po', dovevi approfittarne sicuramente, ma stavi per farlo. Poi come, cioè, nel senso, hai fatto un ragionamento che mi ha fatto un po' pensare, nel senso che noi abbiamo detto, sì, abbiamo giocato in maniera un po' più accorta, avevi trovato il gol fortunosamente, alla fine hai avuto quella grossa Quell'occasione. occasione lì e poi non mi ricordo Sì, altre ma occasioni. grazie a Zerbin semplicemente. Sì, no, Cioè, che ci si è fondato, è stato sì, intelligente, assolutamente. non è stato un gioco di squadra e non hanno creato di gruppo il gol, è stata una cosa del singolo, Sì, secondo sì, sì, me. chiaro, sì, sì, è stato molto, molto acuto in quel momento, assolutamente, molto furbo, però è vero, sì, abbiamo creato poco Sì, offensivamente allora, ieri. per i contropiedi comunque noi ci stiamo provando da un sacco di tempo a fare un contropiede decente, però non avendo un attacco predisposto, secondo me, perché c'è poi Ampalo che è una punta, lui dovrebbe giocare a due punte, c'è Oristanio che non aiuta troppo poi Ampalo, quindi Perché non fa la seconda punta perché anche. infatti e così non puoi creare un contropiede con uno che fa una cosa e l'altro che fa un'altra cosa. Cioè, o hai tipo una seconda punta alla Jonsen che te lo faceva anche quel lavoro, però è uno ristagno ma con più doti da assist man. Ecco, secondo me questa è la definizione più vicina che possiamo avere a quello che è la differenza tra una seconda punta alla Jonsen e una seconda punta all'Oristagno. Ma anche perché forse non è neanche colpa totalmente di Oristagno, perché se si chiede di raccordare i reparti, perché se no non veniamo mai su, si prende tanti quei falli che fa paura e fa fatica poi a essere vicino poi a un palo in quei momenti lì dove serve, no? Cioè, anche quello È bisogna vero. considerare. Cioè, anch'io penso, cavolo, gioca un po' con la punta così. Adesso vediamo con la punta che arriverà se magari è più adatta a sto gioco qui o era un problema poi a un palo o è il problema proprio Esatto. del gioco di Francesco che, diciamo, isola un po' troppo la punta in questo gioco. Però stiamo a vedere. Comunque è un fatto che, come scrivevi tu, che ieri tu dici è stata più messa sulla paura che sul fatto di difendiamo la partita. Sicuramente ammetto che il Verona, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo, visto che eravamo in vantaggio, ci ha un po' messo sotto dal punto di vista anche di freschezza nelle gambe
erano anche più vivi, arrivo a dirti. Però, insomma, a un certo punto, quando abbiamo segnato, mi è venuto il flash di dire magari è proprio perché l'abbiamo preparata così, di essere un po' più accorti, di non sbilanciarci, di non fare cavolate. Perché forse è anche dettato dalla paura, che non è dettato da una preparazione tattica dietro. Questo non so quanto la bilancia quanto penda su una roba e quanto sull'altra. Non ho idea. Vedremo nelle prossime gare quali saranno gli approcci e lì capiremo un po' se sono le altre squadre che ci impongono il loro gioco e noi dobbiamo non fare altro che difenderci, o è proprio il fatto che è una scelta nostra, insomma, che ci mettiamo dietro e proviamo a ripartire perlomeno. Marco Trubiani scrive: finora 24 punti persi in questa stagione da situazioni di vantaggio. Primi con distacco in questa speciale classifica della Serie A, non serve aggiungere altro. Infatti, non serve aggiungere altro, perché 24 punti persi da situazioni di vantaggio è clamoroso. Cioè, mamma mia. Sì. Non che devi portarli a casa tutti questi 24 punti, se no a momenti cazzo sei in Champions League, però non so, dico la metà, poco meno della metà, dove sei? Sei nella zona a metà classifica, sicuro. molto più tranquillo di adesso, comunque te la stai giocando con più serenità. Bastava veramente la metà o anche poco meno della metà. Però non so da cosa sia dettato questo, io non riesco a trovare le ragioni di questo. Sicuramente che c'è la qualità tecnica non della difesa, perché è anche sbagliato prendersela solo con la difesa, che la difesa magari prendiamo tanti gol è colpa della difesa, no? È come infatti. difende la squadra, come difende, cioè come funziona il sistema difensivo nostro. Abbiamo perso tanti punti anche per colpa di Candela, ecco, e perché oggettivamente, l'abbiamo ripetuto tante volte, è così purtroppo. In quel caso non potevamo sapere come sarebbe finita la partita, però in situazioni di vantaggio abbiamo perso anche per colpa sua. Per esempio nelle ultime partite, Parma-Venezia, anche quella è finita, eravamo noi in vantaggio, poi 1-1 è finita 1-1, anche Venezia-Empoli, uguale, che questi sono tutti scontri diretti, quindi potevamo vincerli perché eravamo in vantaggio, e una delle ultime è Juve-Venezia, che anche quella eravamo in situazione di vantaggio, l'abbiamo persa all'ultimo. È vero, sì, tipo sul finale. Pareggiata, sì. Sì, che causa rigore Candela, Anche là. track. Vabbè. Sì, no. Qualcuno farà il dato, io non mi sono ancora messo lì. L'ha fatto uno dei nostri iscritti al canale, che si era messo a fare tutta la listone degli errori di Candela, per segnare dove è stato effettivamente protagonista in negativo, che ci aveva comunque penalizzato dal punto di vista dei punti. Perché di fatto se ti fai 8 gol, se fai un errore gravissimo, sono punti persi, cioè non è prendersela con una persona, è un'analisi che fai sul fatto che fai un errore qua, fai l'errore là, fai l'errore l'altra giornata, fai l'errore l'altra giornata, ogni volta che ho giocato ho fatto un disastro. Luca Busato ha scritto: purtroppo siamo stati superficiali quest'estate a voler cambiare modo di giocare con la nuova guida tecnica. Poyampalo è fuori dal gioco, è evidente così isolato non può dare di più. Se fosse ceduto non sarebbe uno scandalo, ma lo è come si è comportata la società con i tifosi e con il suo capitano. Sperare non costa niente, ma il Verona ci ha dominati a centrocampo ed è un vero peccato, non riusciamo a vincere neanche con queste squadre. Siamo di passaggio in questa categoria, solo un miracolo potrà salvarci. Cioè, Di Francesco l'ha scelto Antonelli e non so, cioè, ha considerato sicuramente che giocava una punta. Probabilmente non ha messo in conto quest'estate che poi un palo una punta fa difficoltà. Cioè, Esatto. si è un po' affidato, nel senso di dire si adatterà poi un Esatto, avrà palo, pensato a un è talmente fenomeno forte che riuscirà ad adattarsi. Però non è che puoi andare così alla cieca a sperare che il tuo giocatore possa adattarsi bene all'allenatore nuovo. poi per carità, cioè, non è che siamo la Palo FC e quindi cioè, dobbiamo focalizzare su quello il gioco, però era un aspetto da mettere in conto sicuramente. C'era un motivo se era diventato il capitano, se era diventato il doge, se era diventato un pilastro grazie al gioco di Vanoli. Vabbè, Certo. l'abbiamo scoperto adesso, però si poteva immaginare questa cosa. Sì, no, ma penso che cioè, sui discorsi tecnici Antonelli ci arrivi anche meglio di noi sicuramente, quindi l'avrà messo anche in conto sta roba. Però forse quella è stata un po' una svista anche perché proprio come caratteristiche di Francesco forse non avrebbe voluto una punta come Poyampalo. Sì, come Facciamo anche questo Poyampalo discorso all'inverso. e anche Dietker, che neanche lui è adatto. Quindi non hai un attaccante
adatto e non hai un giocatore che riesca ad adattarsi al gioco. Sì, ma per dire anche altri allenatori quando arrivano a una squadra, mica si prendono tutti i giocatori che hanno, che si trovano, dicono no, questo non mi serve, questo che Esatto. per te era importante l'anno scorso, per quell'allenatore era importante. A me non mi dispiace, ma non fa parte, non sono le caratteristiche che cerco in quel dato ruolo. E penso sia successo uguale con Mm. Palo, eh. Cioè non è che sia tanto diverso. Purtroppo cioè, gli piacciono gli attaccanti più probabilmente tipo alla Shomurodov, ecco, con quelle caratteristiche lì. Infatti per me tutti quelli che stiamo andando a seguire non hanno caratteristiche simili a Palo, se notate. Perché tipo anche lui, cioè un Shomurodov è completamente diverso, eh. Si muove in giro per il campo, non è una punta fissa che sta lì, è il bomber d'area, non è Mm. questo Shomurodov. E questo dice molto sul fatto che al di là che magari sia tra quelli disponibili nel mercato, però è un discorso che vale fino a un certo punto, per me proprio sono le caratteristiche che voleva fin dall'inizio di Francesco. Non abbiamo Vero. potuto comunque dargliele e adesso Antonelli ha provveduto a farlo, nel senso che è arrivata questa offerta per poi un palo e non l'ha negata subito, non è che ha detto no, 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 poi un palo per noi è imprescindibile, per l'allenatore è fondamentale, non toccarcelo. Ha preso in considerazione l'offerta perché ha detto effettivamente magari così si può ancora migliorare la squadra, paradossalmente, a Sì, dispetto di quanto pensano i tifosi. ma sicuramente non è stata una scelta facile da prendere, cioè questo son sicura, perché comunque sai, quanto ci tiene la tifoseria a questo giocatore, sai anche lui quanto ci tiene, perché si è visto ieri che comunque ci tiene molto al Venezia, comunque ci ha messo le radici qua, ha sempre dichiarato un amore verso Venezia e purtroppo, cioè, col malincuore dovrà anche lui andare via, purtroppo. Cioè, anche per lui, anche a lui dispiace sicuramente dover andare via. Certo, certo, ma anche per ragioni tattiche probabilmente comprende lo stesso giocatore di non essere più adatto, se questo allenatore, se ce lo porteremo avanti anche l'anno prossimo, anche in caso di Serie B, capisce che non è più il suo posto, perché non riesce più a essere all'interno del gioco, a giocare come sa fare. E adesso vedremo, cioè, non escludo che se andasse a Palermo, mi pare giochi a due punte il Palermo, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di aver visto così almeno dalle ultime formazioni. Facile che si riprenda. Io non escludo questo, poi non so come gioca il Palermo questa stagione, non ho visto. Però non è, Sì. se farà bene, non prendiamocela solo col fatto che è la categoria. Sì, incide sicuramente, però guardate anche il modo in cui gioca con la data squadra, come gioca il Palermo. Sì. Giocano due punte, lui rende, facciamoci delle domande, forse era questo. Non che voglio obbligare Di Francesco a fare giocare due punte perché per valorizzare poi un palo, per farlo rendere al meglio. Sai che se vai a prendere Di Francesco, sai che gioca una punta. In tutti i modi che lo vuoi mettere, gioca una punta. Neanche negli Mm. ultimi minuti mette due punte. Che tu Infatti, dici mai. per la disperazione siamo in svantaggio, siamo in pareggio, ma abbiamo bisogno della vittoria. Quando mai io non l'ho mai Mai visto mettere. visto. Anche se fosse stato, magari sarebbe la cosa più intelligente da fare in quel momento, Non perché lo mette mai a due punte, mai quindi è proprio una visto. roba che per lui non Mi è fa concepibile. cagare. Sì. Non è concepibile, quindi è così. Cioè, l'hai scelto tu Di Francesco, te lo prendi così com'è. Gianni Primo scrive: teniamoci questo punto, siamo a meno 4 dalla zona salvezza e gli altri non stanno andando meglio. Il mercato sembra molto interessante e i nuovi sono forti. Per quanto riguarda Poggia, sono stato il primo in assoluto in tutto il web a dire che c'è la trattativa di cessione, vedi i commenti di 3 partite fa, bravo. E tutto sommato, se non lo vendi adesso, rischi di tenere un giocatore che non fa gol, che ha una certa età e che in Serie B si potrebbe svalutare. Inoltre, con gli stessi giocatori avrai gli stessi risultati, quindi meglio provare a cambiare. Si gioca tutto sul mercato, parola d'ordine, mercato in attacco. E vado a leggere anche il commento dopo perché va in contraddizione col tuo commento, ma insomma in maniera civile, quindi ci sta. Mauretto Scarpa scrive: siamo sicuri che se arrivasse una signora punta i problemi sarebbero risolti? E se il problema fosse Oristagno, indubbiamente è l'unico giocatore che riesce a saltare l'uomo, ma non la passa mai. Per questo motivo, anche con un nuovo attaccante, il problema della sterilità realizzativa potrebbe ripresentarsi. Comunque, non mollare mai, l'esperienza insegna che da febbraio inizia sempre un nuovo campionato, avanti Unione. Sì, sicuramente Sì, adesso è il momento adatto per poter vendere Poyampalo in modo decente, secondo me, perché anche se non ha fatto una mezza stagione bellissima, comunque se riesci a venderlo è tanta roba, perché se continui così, vai avanti, arrivi fino a quest'estate,
La vedo dura doverlo vendere senza... Lo svaluti, Sì, lo svaluti tantissimo, probabile. poi se retrocediamo ancora peggio. L'età? L'età, infatti, e quindi ci sono un sacco di fattori che sicuramente hanno preso in Mm. considerazione e hanno scelto questo momento adatto, anche perché è arrivata l'offerta adesso, e hanno fatto bene ad accettarla. Sicuramente se perdevi un allenatore alla Vanoli non stavamo parlando di questo. Sì, ma se non c'è Ripropongo lo stesso discorso. la prospettiva non è quella di cambiare allenatore, No, no, ma no, è... non dico un se gigantesco, se non Sì, eravamo a parlare di questo perché secondo me avrebbe reso ancora di più dei 6 gol che ha fatto che, vabbè, lasciamo appunto, stare questo i discorso. rigori. Ma anche perché l'anno scorso abbiamo detto anche spesso che se avessimo giocato con quella squadra in quel modo l'anno scorso in Serie A, comunque saremmo arrivati anche a Sì, metà no, vabbè. classifica probabilmente. Sì, cioè, l'anno scorso la Serie A era un po' messa Smorta. male, giustamente. Sì, per come eravamo anche in fiducia, per come giocavamo sull'area dell'entusiasmo, probabilmente potevamo fare bene. Tant'è che hai tenuto tanti degli artefici della Sì, promozione dell'anno scorso. sbagliando perché erano dati a un gioco rispetto al gioco che sta facendo adesso Di Francesco. Sì, però le valutazioni le fa il DS, sei convinto di così. Vabbè, infatti, Vedremo alla fine della stagione se avrà avuto ragione o esatto. ha un po' sbagliato. E sul secondo messaggio di Mauritus Scarpa, se il problema fosse Oristagno, ne parlavamo prima, può essere sicuramente un fattore, però dico, se adesso tu vai a prendere una punta che gioca in maniera però diversa da Poyampalo, metti uno Shomurodov, per me si muove in maniera diversa, ragazzo, e quindi vedessi altre cose. E a quel punto magari vedremo come collaborano, come collabora con Oristagno. È tutto un se, vediamo, stiamo a vedere, perché bisogna vedere che prendiamo, bisogna vedere se esce o Murodov, il sostituto. Dovremmo proprio vedere nel corso delle prossime partite come lo mette in campo e se il fatto che il problema è Oristagno o il problema è la punta. Il problema poi è un palo, il problema è chi arriva. Secondo me invece con un altro tipo di giocatore più adatto a quelle che sono le caratteristiche che vuole Di Francesco per la sua punta, potremmo vedere qualcosa di diverso lì in attacco, con uno stadio anche magari più pronto a dialogare, ecco, con la punta. Però tutti i discorsi che lascio così perché non è detto. Joe ha scritto: Joel sacrificato sull'altare del gioco di Di Francesco e di una società che preferisce un Oristagno fino a se stesso, un Nicolò Sicaviglia che si sta involvendo, un Busio messo fuori posizione, un altare mandato in prestito per 2 anni, follia avanti così, verso il baratro. Buona vita a Joel che trovi nuovi stimoli e apprezzamenti altrove e Dio sa quanto dispiace a noi tifosi del Venezia non vederlo più per Calli e Campielli. Vabbè, sul finale è bellissimo, quindi Sì. non te lo tocchiamo, non diciamo niente, hai detto tutto tu. Sugli altri giocatori, un Nicolus che sta involvendo, più che altro deve fare tanto lavoro lì a centrocampo. È costretto a fare tanto lavoro e non può essere solo il regista, ma per come giochiamo noi anche ultimamente deve fare tanta Legna. legna. E il suo sostituto in questo caso qua, che potrebbe un po', diciamo, farne le sue veci e farlo anche meglio, sarebbe Condé. Però non so Mm. se può farlo meglio. Potrebbe far legna meglio, perché se Di Francesco non lo mette in campo non riesco a vederlo innanzitutto, non riesco a valutarlo. E poi magari anche a livello di preparazione indietro o comunque ritmi diversi tra campionato svizzero e il nostro, chiaramente. Ha tanti compiti, diciamo, di costruzione, sviluppo e anche interdizione, Sì. Nicolò Caviglia, quindi fa fatica. È vero, ha tanti ruoli e forse non riesce a reggerli Anche tutti. Busio. Anche Busio, sì, che tra l'altro non parliamo mai di Busio Mm. nel post partita, non parliamo mai, ma perché fa un sacco di lavoro e lo fa bene comunque. Sì, Quindi, secondo me sì. Ho letto anche giudizi, cioè, come è scritto qua, messo fuori posizione. Fa tanto lavoro, il mm, centrocampo nostro fa tanto sì, lavoro, quindi è difficile valutarlo. Dici, non è più splendente come era l'anno scorso, grazie, è un ruolo immagino. diverso. Siamo in Serie A, Mm, semplicemente adesso il livello si è alzato e vedi un po' più le carenze anche. Eh sì, su Altare io non ho parole, neanch'io. perché mandarlo in prestito praticamente 2 anni, perché il prestito è fino alla fine della stagione 25-26, non ho capito. Cioè, se il senso è ci risparmio sull'ingaggio, boh, mi sembra un po' una poverata, però si vede che serve, non lo so, cioè,
mi sembra folle anche perché è un difensore che non è che ha i margini che tu dici, vabbè, non ci serve. Non è un Candela, per dire, Appunto. che magari l'andasse via. No, scherzo. No, ma anche lui è in partenza per Palermo, nello scambio dovrebbe arrivare Diakité, ecco, anche lui andremo a analizzare casomai se ci sarà l'ufficialità nel video, è riservato agli abbonati e comunque trovo folle questa Sì. cessione in prestito di Altare, perché Vabbè. a livello economico cosa ti serve? Niente. Liberi uno spazio, Esatto. ti liberi dell'ingaggio, ma al di là di quello e hanno opzione o forse hanno rinnovo. obbligo in caso di promozione in Serie A, però no, mi sembra talmente messi male che la vedo difficile. No. E chiude Mario Santini dicendo a questo punto obbligatorio vincere a Udine. Com'è l'andata? Abbiamo vinto, adesso dobbiamo vincere anche il ritorno. Che abbiamo sì. visto che non è impossibile vincere contro l'Udinese. Sì, è una squadra un po' comunque ondivega, l'Udinese può farti benissimo una partita, può non renderti l'altra. È una nostra rivale perché alla fine incomincia a essere la classifica abbastanza corta in zona salvezza. Loro hanno 26 punti, noi siamo a 16, ok 10 punti di distanza, però la terzultima e la quartultima hanno 20 punti. Quindi sì, la distanza sono lì anche loro, rischiano, Sì, no, quindi c'è andato... è un altro sconto diretto in realtà. Infatti, per fortuna che quest'anno la classifica è così corta, perché non capita sempre. No, è vero, sì, è molto interessante, tante squadre, però noi, cioè, occorre che usciamo un attimo da sto... Sì, prendiamo un po' d'aria. Sì, Perché... dobbiamo prendere un po' di aria e finiremo sempre in quel listone, per carità, però farlo da terzultima, anche solo da terzultima a me andrebbe bene per il momento. Grazie per aver seguito fin qua il video e se siete arrivati fin qua significa che vi è piaciuto e quindi dovete iscrivervi al nostro canale che è gratuito e dovete lasciare un like, obbligatorio. E condividete il video con tutti i tifosi arancione-verdi non che possono essere interessati ai nostri contenuti. Attivate la campanella, adesso più che mai è utile perché in settimana ci possono essere comunque novità di mercato interessanti così e li andrò comunque ad analizzare, vedremo quel che succederà. C'è il video riservato per gli abbonati che farò in settimana e sarà appunto riservato a quelli che ci aiutano, ci sostengono, quindi se siete interessati ai nuovi acquisti e saperne di più, tocca abbonarsi, ma costa poco, quindi è uno sforzo risibile, ecco sì, minimo, e a noi ci aiuta davvero tanto. E nulla, grazie ancora e sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.